Amici del bosco, da metà agosto inizia un periodo cruciale per i trapianti. In particolare dobbiamo mettere giù i cavoli. Clima permettendo, questo è il momento di impegnarsi. Oggi vediamo alcune strategie da applicare subito dopo il trapianto per dare subito quello sprint necessario alla salute delle nostre piantine. I cavoli, tutti i cavoli, sono piante piuttosto esigenti, quindi dobbiamo dare loro particolare attenzione e cure, soprattutto nella prima fase. Subito dopo il trapianto è importante farle partire bene, dopo andranno avanti da soli. Elemento imprescindibile per far crescere bene tutte le brassicacee è avere un suolo ricco, ben nutrito, quindi pieno di nutrienti, di humus oppure di compost, di quello che possiamo mettere per arricchirlo, e deve essere anche un suolo facile da penetrare per le loro radici, non dobbiamo rendergli la vita troppo difficile. Comunque, su tutto quello che serve per preparare la terra e impostare bene una coltivazione di cavoli, vi rimando al video che abbiamo fatto l'anno scorso in cui spiegavamo tutte le fasi della coltivazione a partire dal suolo. In questo video ci concentriamo invece sui primi trattamenti da fare dopo il trapianto e su una serie di accortezze che ci possono essere utilissime e preziosissime per evitare alcuni problemi classici dei cavoli. In sintesi, i cavoli hanno bisogno di nutrimento, di acqua e di essere protetti da una serie di predatori. Partiamo dal nutrimento. Abbiamo detto in questo canale 1000 volte quanto sia importante avere un suolo ricco, nutrito, in buone condizioni. Al solito noi abbiamo preparato la nostra terra, abbiamo fatto una lavorazione per movimentare il suolo in profondità con la grillinetta e abbiamo aggiunto tanto compost e vermicompost. Il nutrimento per le nostre piante però può arrivare in un altro modo, attraverso una irrigazione fogliare. Se vediamo i nostri cavoli in difficoltà o comunque diamo per scontato che possano essere in difficoltà nelle prime fasi, possiamo dare un trattamento nutriente fogliare. Per come preparare questi fertilizzanti liquidi naturali, anche su questo vi rimandiamo ad altri video. Per esempio noi stiamo utilizzando un tè di compost. I cavoli hanno bisogno della giusta quantità di acqua, anzi meglio di umidità, perché la terra non deve essere fradicia, deve essere semplicemente umida. Cosa facciamo? Intanto facciamo partire bene le piantine, se stiamo facendo un trapianto, bagnando bene il pane di terra. Operazione di bagnatura delle radici. Teniamo in acqua le piantine fino a che non smettono di uscire le bollicine. In questo caso abbiamo messo il tutto in un tè di compost, quindi partiamo già con un fertilizzante pronto effetto che nei primi giorni avranno a disposizione le piantine. Poi, dopo averle trapiantate, diamo acqua per far aderire bene la terra intorno alla nostra zolla e poi diamo con costanza irrigazione. Le piante hanno bisogno di molta acqua, ma non hanno bisogno di troppa acqua, quindi dobbiamo essere bravi in questo a calibrare. Non dobbiamo far sentire loro sete, quindi non far asciugare del tutto la terra, altrimenti le piantine andranno in stress e come reagiranno? Cercheranno di riprodursi il più velocemente possibile, ovvero andranno a fiore. Quindi se per esempio abbiamo messo dei cavolfiori, avremo una fioritura molto precoce, piccolina, che non ci servirà a niente per quanto riguarda insomma la nostra alimentazione. Quindi facciamo in modo che non subiscano questo stress. Ora il problema ce lo abbiamo soltanto nelle prime settimane, quando è ancora estate, magari le piogge sono scarse, poi naturalmente le condizioni sono diverse a seconda dell'andamento stagionale e della zona in cui ci troviamo. In questa fase facciamo particolare attenzione. Quando arriva l'autunno e probabilmente le piogge sono più costanti, la terra resta umida, non serve più il nostro intervento. Protezione da eventuali attacchi esterni. Ora, a me il primo problema che mi viene in mente è quello delle lumache. L'anno scorso ho avuto un sacco di problemi con le lumache intorno ai cavoli. Quest'anno, tanto per aiutare le piantine in questa prima fase, metto la crusca. Ha funzionato benissimo sulle cucurbitacee, funzionerà, lo so, anche sui cavoli. Niente lumache nelle mie piantine. La crusca è un materiale abbastanza facile da reperire, si può acquistare nei consorzi, viene utilizzata per l'alimentazione animale. Ce ne prendiamo un bel sacco e poi lo utilizziamo al momento dei trapianti. La crusca è appetibile per le lumache e per le limacce se la mangiano e ha due funzioni: distoglie la loro attenzione dalla nostra pianta e in più ostacola il loro passaggio, perché questo tipo di materiale farinoso si attacca al loro piede e insomma ne impedisce l'avanzamento. Il problema delle lumache e delle
delle limacce, dipende naturalmente dalla vostra condizione, da me è molto presente, ma arriva quando ricominciano le piogge, quando c'è umidità. Quindi avendo un'aiuola umida e ben coperta potrei, diciamo, anticipare questo risveglio, ma comunque so che tra qualche settimana, se partono le piogge autunnali, i miei cavoli avranno un attacco di questi molluschi, per cui ho messo in pratica tutto quello che potevo per evitare il problema, e poi naturalmente servirà monitorare. Ed ora un intervento più insolito: vado a fare una pacciamatura del vialetto, che è una cosa importante, ve l'abbiamo spiegato tante volte, perché serve a mantenere la terra in buone condizioni anche nel vialetto, dove le radici delle piante andranno comunque ad esplorare. La facciamo questa pacciamatura con la lana di pecora. Questa è lana che viene dalla tosatura delle pecore. La lana è una buona pacciamatura perché ha dei nutrienti che si decompongono sul suolo, ma ha anche la caratteristica di essere repellente, disturbante per le lumache e per le limacce. Per quanto riguarda lumache e limacce, io ho veramente un trauma, ecco, dopo aver visto cosa è successo negli anni scorsi e dopo essere stata costretta a fare interventi notturni addirittura per tirare giù le lumache dalle piantine, ho deciso di fare il possibile per non farle arrivare. Quindi questa lana lungo tutto il vialetto dovrebbe costituire una barriera ulteriore contro questi molluschi. Ancora lana, e pensare che questa è considerata una materia di scarto che va smaltita come rifiuto speciale. In realtà è una risorsa grandissima. Vabbè, sappiamo che la lana potrebbe servire anche per altro, ma insomma la possiamo utilizzare anche nell'orto. Il rimedio della lana come barriera anti-lumache è un esperimento, lo sto facendo quest'anno per la prima volta. Avevo utilizzato altre volte la lana come pacciamatura, un materiale molto interessante. Questa volta l'ho messo proprio come barriera antilumaca, vi farò sapere come è andata. Finché il clima resta asciutto, però, c'è un altro parassita che dà particolarmente fastidio ai cavoli, ed è l'altica. Contro l'altica abbiamo diversi rimedi. Uno riguarda la protezione delle foglie, quindi possiamo mettere qualcosa sopra le foglie che renda a loro la vita, anzi la masticazione, difficile. Per esempio della zeolite, ok, una polvere di roccia che se va a ricoprire come una piccola patina le foglie. Un altro rimedio interessante contro l'altica da applicare in tutte le situazioni in cui l'altica è un problema è quello di mettere delle piante esca, perché l'altica è attratta da una serie di piante diverse, ma ce ne sono alcune che le piacciono in particolare. Quindi se mettiamo delle piante esca nelle vicinanze di piante che vogliamo proteggere, probabilmente quegli insettini si trasferiranno nelle nostre piante esca e lasceranno in pace i nostri cavoli. Io nello specifico ho seminato della rucola. Altre piante gradite all'altica sono il rafano oppure la semplice bietola. E poi c'è lei, la bellissima farfalla cavolaia, una regina che ci piace vedere svolazzare sulle piante. Quando arrivano i cavoli le piacciono particolarmente per andare a deporre le uova. Quindi anche in questo caso, se abbiamo delle piante esca anche spontanee, possiamo distogliere la sua attenzione dai nostri cavoli, ma la cosa importante è andare sempre a controllare sulle foglie che non ci siano appunto le uova o che si siano già schiuse. Se ci sono anche i bruchi, noi dobbiamo eliminarli manualmente. In prevenzione però cosa possiamo fare? Abbiamo il macerato di foglie di pomodoro. In questo periodo o che rimuoviamo delle piante di pomodoro o che abbiamo qualche femminella ancora da togliere, possiamo recuperare queste foglie, tenerle a macerare e poi utilizzare quel macerato come repellente. Lo spruzziamo sulle foglie del cavolo e la cavolaia non si avvicina più alle foglie, non trova più quell'ambiente adatto alla deposizione delle uova. Riassumendo, i cavoli sono una pianta meravigliosa, ci fa bene alla salute, ci fa compagnia per quasi tutto l'inverno. Se siamo bravi, alcune varietà appunto ci faranno compagnia per tutto l'inverno. E cosa dobbiamo fare per il cavolo, che è una pianta tutto sommato autonoma, che non ha bisogno di molte cure? Dobbiamo impostare bene il lavoro all'inizio, quindi fare bene il trapianto e poi nel primo mese seguire le nostre piantine con tutti i consigli che ho cercato di darvi. Se avete altri consigli fatemeli sapere, metteteli sotto i commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, così rimanete aggiornati anche sulla crescita dei cavoli. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Che l'agrario dice il vero, dipende, e che siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore come alberi nel bosco.
dipende